Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante. Andremo ad analizzare il possesso palla ragazzi. Sì, perché alcuni di voi, anzi diversi, mi avete chiesto ma fai un video sul possesso palla, una formazione tipo per il possesso palla. Quindi ragazzi io ho studiato un modulo basandomi su una formazione reale che ho cercato di riprodurre praticamente in campo. Una squadra che gioca appunto con il possesso palla, parliamo appunto della Juventus attuale di Thiago Motta. È una squadra che palleggia molto, tende molto a cercare diciamo verticalizzazioni, triangolazioni, 1-2 scambi veloci per arrivare in porta, e ho cercato ragazzi, dando anche delle istruzioni individuali, di arrivare insomma a questo team qui. È un team molto divertente e adesso lo andremo a vedere. L'ho testato già in qualche partita e devo dire che se vi piace giocare con il possesso palla funziona. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Passando al link che trovate in descrizione supporterete semplicemente il canale, non vi costa un centesimo di più, veramente niente. Che compriate da Amazon normalmente o passando al link, il prodotto lo paghereste comunque sempre uguale, quindi è semplicemente un modo per supportarmi e io ne sarei veramente grato. Inoltre sono aperti sempre anche gli abbonamenti al mio canale, quindi chi volesse supportarmi ancora di più diciamo, io sarei ben lieto di accoglierlo fra i miei abbonati. Tra l'altro sono previste tanti video diciamo interessanti riservati solo e esclusivamente per chi si abbona, quindi mi raccomando ragazzi, ha un prezzo veramente irrisorio, pensateci su, insomma a me farebbe molto piacere. Andiamo subito ragazzi invece a vedere il video di oggi, quindi di che cosa stiamo parlando. Io ho cercato di riprodurre appunto questa formazione. Ovviamente ragazzi i giocatori in campo hanno determinate caratteristiche che secondo me per alcuni tratti sono anche diverse da come si muovono poi in campo reale, ecco. Però basandomi un pochino su quella che è un po' la mia idea di gioco e soprattutto un po' quella che è la formazione tipo poi attualmente della Juve, visto che è una delle squadre che ha il più alto numero di possesso palla in Serie A, perché comunque tende a palleggiare tanto, era troppo scontato ragazzi farvi il Barcellona di Guardiola, o a parte che non ce li ho quelle carte, o comunque il Manchester City attuale di Guardiola, perché comunque Guardiola sappiamo che ormai è collaudato il suo tiki-taka, dovunque vada cerca di insegnarlo, comunque di instaurarlo nella squadra, ma questa Juve diciamo che è un po' una novità, di conseguenza io ho voluto fare un video dedicato appunto su questa formazione. Allora ragazzi, ripeto, le carte io le ho inserite un pochino diciamo per come vedo io il possesso, però ruolo per ruolo, non riesco a parlare, ok. Dicevo, vi dirò le caratteristiche che secondo me in alternativa a queste ci stanno, magari se non volete riprodurre la Juve ma volete fare una formazione di un'altra tipologia, ecco. Allora, partiamo dal portiere. Di Gregorio è un portiere difensivo, ha delle ottime statistiche, oggi non riusciamo, niente. Un buon portiere, certo c'è molto di meglio in giro, io diciamo che ho voluto riprodurre la Juve quindi ho messo lui, ma altrimenti non avrei messo nemmeno io lui. Portiere difensivo, ma questa diciamo che la tipologia di carta, ecco, ve la lascio scegliere a voi. Va bene anche un offensivo. Io in panchina mi sono portato, dopo vi farò vedere la panchina, anche Perin, perché comunque è molto forte anche lui. Centrale di difesa ragazzi, Renato Vega. Questa carta anche in realtà mi ha veramente stupito perché è un ottimo giocatore, tra l'altro è un collante, quindi ragazzi è molto interessante questa carta. Collante, difensore centrale, può fare anche il mediano, può fare il terzino sinistro, quindi ragazzi ha una buona velocità. Io l'ho maxato così, ho preso la versione base del Chelsea e l'ho maxato così. Devo dire certo che non è un cartone, sicuramente non è una carta di quelle da sbavarci dietro, però è una carta insomma abbastanza interessante.
Alternativa, ragazzi, a questo Renato Vega potrebbe essere uno sviluppo, ad esempio uno sviluppo abbinato a un incontrista o che ne so, un frontale extra con uno sviluppo potrebbero andare bene se non avete una carta, ecco, collante da difensore centrale. Io comunque, ragazzi, farà ridere, ma questa formazione l'ho provata nelle divisioni e devo dire che comunque mi ci sono divertito, perché alcuni nomi di questi gasano e quindi di conseguenza non saranno, ripeto, questi fenomeni, però di conseguenza ho voluto mostrarvela per questa ragione. Federico Gatti, ragazzi, sviluppo. Tra l'altro questi giorni è uscita una carta molto molto interessante di Gatti, che però purtroppo ho provato un paio di giri ma non sono riuscito a prendere. E vabbè, pazienza. Quindi ho difensori tanto molto più forti comunque da poter utilizzare sia come sviluppo sia come incontrista, quindi era più che altro solo per provare con un team Juve in cui l'avrei buttato dentro. Quindi Federico Gatti, sviluppo. Anche qui caratteristica, io ho cercato di ripercorrere un po' quelle che sono le mie idee attuali di rosa, quindi giocatori sempre molto veloci, perché ripeto, ormai il gameplay è diventato abbastanza veloce, i giocatori rapidi ho notato che hanno la meglio, al 90% delle volte hanno la meglio, e infatti ho fatto anche lui abbastanza veloce, comunque fa 85, insomma non è proprio lento, ha un bel fisico, comunque 85, salto 79, alto 1,90, quindi comunque, ragazzi, sicuramente si fa rispettare. Non gli ho dato competenze aggiuntive, però è una carta, ecco, carina, interessante. A destra, ragazzi, ho messo Timothy Weah, che io l'avevo maxato come esterno praticamente, infatti l'ho messo qui adesso al momento solo, diciamo, per bellezza, perché poi in partita magari andrei a mettere, ecco, un Savona, troverei un'altra soluzione, insomma. Timothy Weah, ragazzi, questo è un taglio al centro. Io vi consiglio qui chiaramente magari un terzino offensivo, tanto siamo con il possesso palla, ragazzi. Il possesso palla, ricordiamoci, è quel tipo di formazione comunque che tendono a stare tutti molto vicini, quindi evitano di fare troppi scatti in avanti come magari invece con il contropiede o il contrattacco, ma diciamo che i giocatori prediligono mettersi in posizione da poter ricevere palle e magari andare avanti con gli scambi. Timothy Weah effettivamente è maxato da esterno alto, comunque da un attaccante, diciamo, quindi la dovrei eventualmente rimaxare questa carta, però comunque se voi ci mettete un terzino offensivo o anche mattatore può andare bene lo stesso. Cambiaso, ragazzi, a sinistra, lui invece è maxato bene, una bella carta, interessante. Io l'ho provata anche nel mio team, diciamo, completo, il mio team principale, e devo dire che comunque è una carta divertente, abbastanza veloce, ha una discreta tecnica, mette dei bei cross, ragazzi, devo dire che comunque è interessante. L'unica cosa, forma incostante, quello un po', infatti l'ho tolto poi per quello, perché spesso lo trovavo comunque freccia giù e quindi l'ho sostituito. Però comunque una carta, ecco, che in un team del genere, se vogliamo divertirci in questa maniera, può essere interessante. Questi, ragazzi, sono quei team diversi, no? Quei team, insomma, differenti dal solito, con i vari Rummenigge, Sheva, Eto'o, Mbappé e via dicendo. Quelli sono i team classici. Ecco, questi invece sono quei team più particolari, quei team dove, soprattutto se siamo tifosi di una squadra, ci piace a volte magari riprodurre, quindi, ragazzi, ecco, mi premeva voler riproporvi questo tipo di modulo. Poi mediana, ragazzi, onnipresente Thuram, una bella carta, interessante. Diciamo che con un centrocampo così a due abbiamo la possibilità di mettere o un collante, magari un onnipresente incontrista, oppure come ho fatto io, ho messo un tra le linee e un onnipresente. Diciamoci la verità, ragazzi, io preferirei a questo punto, magari, visto che sono un onnipresente, cioè un onnipresente di mezzo, l'altro preferirei magari più un collante che un tra le linee. Però dopo vi farò vedere le istruzioni, perché comunque questa carta di Locatelli non è niente male, certo non sarà Vieira o non sarà Davids, però, ragazzi, comunque è una carta abbastanza interessante, insomma, da mettere in un team così specifico ci può stare.
ha una velocità insomma abbastanza nella media, una buona difesa, insomma un bel centrocampista, ecco, ci può stare. Poi chiaramente bisogna testarlo bene, ricordiamoci che con il possesso palla, ragazzi, la squadra, come già detto anche poco fa, tenderà a stare vicina, magari la difesa un pochino più bassa, quindi abbiamo bisogno di giocatori comunque anche bravi tecnicamente per riuscire a uscire fuori appunto dalle situazioni a volte complicate, perché ricordiamoci che non si butteranno sempre in avanti i giocatori. Poi ragazzi, quindi questo Thuram l'abbiamo già visto, un onnipresente con queste caratteristiche è ottimo, comunque va bene. Passiamo ragazzi alla fase offensiva, che è quella un pochino più divertente. Qui abbiamo messo un taglio al centro, ragazzi. Questa carta di Consensao taglio al centro è molto molto interessante. Io questa me la porto a volte anche nel mio team, dicevo, principale, perché comunque è molto veloce, ha una buona tecnica, un buon dribbling, un po' come lui nella realtà fondamentalmente. Un bel tiro a giro, può fare, tra l'altro gli avevo dato anche posizione trequartista, quindi volendo può farmi anche il trequartista a me questa carta, e devo dire che è interessante, quindi se ce l'avete ragazzi, ecco, provatela, perché questa carta è veramente interessante. Unica piccola pecca: il contatto fisico, ragazzi, a differenza della realtà, che ho visto che regge botta un pochino di più, qui appena il difensore gli si avvicina quasi sempre perde palla, ecco, quella è l'unica pecca di questa carta. Però per il resto, se riesce a partire, ragazzi, è un piccolo furetto, un po' appunto dicevo come nella realtà. Yildiz, ragazzi, questa carta è molto interessante, ha la prolifica, si butta spesso e volentieri negli spazi, ha una buona tecnica, una buona velocità, fa anche qualche goletto comunque. Diciamo che questa versione di Yildiz è diversa da quella del giocatore base, l'altra è regista creativo, dipende un pochino che cosa preferite voi. Diciamo che in queste tre posizioni di Consensao, Yildiz e Mangula ci possono essere diverse soluzioni. Io qui, come dicevo, ho messo un taglio al centro, ma potevo mettere anche un'ala prolifica o addirittura magari un opportunista, lo mettevo seconda punta, opportunista, ad esempio mi viene in mente un Rummenigge, ecco, dei giocatori top. Qui lo stesso, ragazzi, qui avevo diverse soluzioni, mi potevo mettere un'ala prolifica come ho fatto e avrei messo magari Cundigno, o comunque magari anche un giocatore chiave potrebbe starci bene qui dietro, o addirittura tentare la cosa un po' pazza, cioè al posto di Kolo Muani, che è un opportunista ed è comunque una bella carta che gasa tantissimo sta carta, anche viste le prestazioni che sta facendo nel calcio reale, potevamo mettere al posto di Kolo Muani ad esempio un attaccante di rientro e al posto di Yildiz magari un opportunista. E ragazzi, questa soluzione crea abbastanza scompiglio nelle difese avversarie, perché tendono a fare i movimenti invertiti entrambi e di conseguenza spesso e volentieri potrebbero crearsi dei buchi molto molto interessanti nel quale poi mandare in gol qualcuno, insomma, che si inserisce. E per quello, ragazzi, che infatti ho detto qui inizia la parte molto divertente, perché questa parte diciamo che è un po' anche a nostra fantasia, nel senso che io ho messo queste carte perché questa è la Juve reale, diciamo, ma ecco, ad esempio, lui è Mangula, un giocatore chiave. Cioè, ci sono tantissime soluzioni. Qui ad esempio avrei potuto mettere eventualmente anche, se volevo un pochino più di palleggio, potevo mettere anche un regista creativo, potevo mettere magari spostarlo seconda punta e mettere anche un classico numero 10, potrebbe starci bene, in modo tale che lui stia lì e fa muovere gli altri. O eventualmente possiamo mettere Yildiz al posto di Yildiz, un classico numero 10, e invece magari due ale prolifiche ai lati, oppure un taglio al centro, un'ala prolifica, un taglio al centro, un giocatore chiave come ho messo io, perché comunque, ragazzi, sì, io ho cercato di riprodurvi un po' la Juve, però fondamentalmente volevo anche capire, ecco, se la Juve del gioco in questo caso era comunque attendibile come stili di gioco, cioè che stili di gioco che ci potevano stare, ecco, per dire, non ad esempio due incontristi, due terzini che non valgono nulla, insomma, in questa maniera comunque ho cercato un po' di essere fedele a una Juve utilizzabile anche realmente poi in game. Quindi Mangula, ragazzi, questa carta è molto interessante, dicevo, abbiamo tantissime soluzioni. Possiamo mettere, come già detto, un giocatore chiave, possiamo mettere un'ala prolifica, possiamo mettere un regista creativo,
Possiamo mettere eventualmente anche un attaccante di rientro, ragazzi, magari lo mettiamo seconda punta e mettiamo attaccante di rientro che ci fa quei movimenti belli a venire a recuperarsi la palla e magari si ha un buon dribbling e poi con un bel passaggio mandare in porta gli altri. Diciamo che sta un pochino a voi, ecco, io l'ho provata così proprio come ve la sto facendo vedere sta formazione. Sì, ripeto, a parte UEA che l'ho messo un po' per bellezza, gli altri ragazzi hanno girato tutti quanti molto molto bene. Sono quelle formazioni che gasano, come già detto. E poi ragazzi, Kolo Muani, un opportunista, lui secondo me è obbligatorio opportunista, a meno che non vogliamo fare il giochino che vi ho detto prima, cioè mettere magari un attaccante di rientro prima punta e un opportunista seconda punta, che potrebbe essere interessante perché comunque si va a fare quella fase, no, si sfalza un po' la difesa avversaria. Poi ragazzi, in panchina chiaramente ho ripercorso quella che è la Juventus, frontale extra Kalulu, attualmente l'ho messo in panchina perché sta giocando Veiga titolare. Bremer ragazzi me lo porto, ma perché io di questo giocatore sono innamorato, è fortissimo, non è velocissimo, però ragazzi è molto molto interessante sta carta. Attualmente è in forma cima perché appunto sappiamo tutti che è infortunato. Vlahovic al posto di Kolo Muani, ma io attualmente comunque sto preferendo Kolo Muani per come si muove in campo. Koop Meiners onnipresente, lui ragazzi, se vogliamo magari giocare con un trequartista potrebbe starci. A me sta carta non mi fa impazzire perché non eccelle diciamo in niente, ecco, anche nel dribbling è una carta un po' mediocre, ecco, diciamola così. Io lo sto portando perché comunque attualmente è della Juve, quindi ripeto, questo è un team Juve e lo porto, ma altrimenti ragazzi, come trequartisti di diverse forme fra giocatori chiave, registi creativi, ce ne sono diversi, ecco. Io diciamo che magari con un possesso palla metterei giocatori forti tecnicamente, oltre che chiaramente un minimo di velocità, ma soprattutto ragazzi forti tecnicamente, perché si trovano spesso in situazioni in cui devono magari riuscire a tenere la palla, a smarcarsi o comunque a fare un appoggio ben fatto, e ragazzi devono essere bravi perché i velocisti sono più da contropiede, ecco, cioè se ci piace giocare più di velocità, di inserimenti veloci e quant'altro, allora ragazzi devono giocare di contropiede o di contrattacco al massimo, ma col possesso palla va bene anche il giocatore del genere, cioè un giocatore un pochino più lento, un pochino più statico, ecco, da questo punto di vista, un classico numero 10, ecco, appunto prima dicevo appunto il classico numero 10 come un Del Piero, come un Maradona, insomma carte che sono già uscite nei tempi passati, un Totti o comunque classici numero 10, ce ne sono diversi anche interessanti che sono normali, carte base diciamo, perché comunque ragazzi ricordiamoci, la velocità con il possesso chiaramente è sempre importante, ma è molto importante la tecnica. Poi Douglas Luiz ragazzi onnipresente, da alternare magari ecco a Thuram o eventualmente Locatelli. McKennie idem con patate. Sono tutte quante carte ragazzi interessanti, nel senso che, cioè, soprattutto se siamo tifosi ci gasa un po' giocare con queste formazioni qui, però Nico Gonzalez alla prolifica forma D al posto di uno dei due esterni, o eventualmente anche seconda punta, anche se gliela dovrei dare come posizione perché come potete vedere non ce l'ha. Azic lo stesso, una cartina nella media, ecco, nulla di che, però comunque giocatore chiave, quindi eventualmente se voglio avere un'altra alternativa come trequartista ce lo potrei buttare dentro ed è comunque interessante. Milik ragazzi lo porto perché Milik fondamentalmente, anche se non sta giocando, è sempre un giocatore della Juventus che è sempre rotto, ma lì poi insomma ci sono anche altre questioni dietro, e comunque fulcro di gioco potrebbe essere interessante perché comunque riceve palla, la protegge. Questo attaccante tra l'altro a me piace molto perché l'ho portato diverse volte anche con il mio team, col mio team ecco principale, comunque ha fatto anche diversi gol di testa, quindi mi piace molto. Poi ragazzi, come dicevo prima, Savona terzino, una carta ragazzi insomma molto molto nella media, nulla di che, nulla di particolare, però comunque ragazzi ecco,
ho riprodotto la Juve, quindi questo vi dice tutto, nel senso che ho usato solo carte della Juve, altrimenti avrei scelto giustamente altri terzini. E poi ragazzi il cambio di Gregorio, comunque c'è questo Perin molto molto affidabile, che secondo me come statistiche forse anche un pochino superiore a Di Gregorio, però attualmente ho cercato ecco, di rispettare quello che è il volere di Thiago Motta, ovvero quello di far giocare principalmente Di Gregorio. Le istruzioni ragazzi sono le seguenti: do il difensivo su Locatelli, appunto perché comunque un tra le linee altrimenti tenderebbe ogni tanto ad avanzare per mettersi appunto tra le linee, ma lo voglio che stia lì. E il contropiede ragazzi alla seconda punta e alla punta. Queste ragazzi sono le istruzioni. È una squadra divertente, soprattutto perché juventino, potrebbe divertirlo molto, ma ragazzi vi dico, io ho provato anche l'Inter e non sono interista, con il suo bel 3-5-2 e mi ci sono divertito tantissimo, perché comunque sono quei team che ci metti dentro i giocatori reali attualmente che hai, che giocano nell'Inter, e comunque ragazzi sono quei team che gasano, cioè io fate conto con l'Inter praticamente con l'Inter di Inzaghi appunto ci sono arrivato in Divisione 2, quindi e sono quei team diciamo che gasano, poi magari alla lunga ecco, non essendo carte chissà alquanto forti, è ovvio che qualcosa la perdi, soprattutto se giochi contro team magari full epic. Però ragazzi ecco, vi consiglio di provarla e di utilizzarla, anche perché con possesso palla si muovono molto molto bene. Fatemi sapere ragazzi, mi raccomando, nei commenti che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di essere stati ancora qui con noi ancora quest'oggi. Un saluto dal vostro Luca Talan. Ciao!